In questo video vedremo insieme come esprimere la tua opinione in italiano e devi sapere che una delle difficoltà più grandi degli studenti di livello intermedio è capire quando usare l'indicativo e quando il congiuntivo. Oggi ci concentreremo sull'indicativo, sia per esprimere certezza che per esprimere opinione soggettiva, quindi la tua opinione personale. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Oltre il 65% di chi guarda regolarmente questo canale non è iscritto. Io vorrei abbassare questa percentuale al 50% e per farlo avrei bisogno del tuo aiuto. Ecco perché se trovi che i contenuti che pubblico siano utili, ti chiedo di iscriverti. L'iscrizione al canale fa davvero la differenza e questo mi aiuterà a continuare a pubblicare video di alta qualità in modo gratuito. Se vorrai iscriverti, ti ringrazio per il supporto ed ora cominciamo. Cominciamo dalle espressioni che indicano certezza. La prima espressione è sono sicuro o sono sicura che, indica pertanto appunto certezza e il fatto che siamo sicuri che ciò che diciamo è vero. Sono sicuro che lui ha ragione. Mi soffermo su quest'ultima espressione. Ricorda che il significato di avere ragione significa to be right in italiano e il contrario si dice avere torto. Possiamo usare anche l'espressione so che. So che tu hai completato il compito. Per indicare qualcosa che è chiaro agli occhi di tutti, possiamo dire è evidente che. È evidente che loro non hanno capito la lezione. Sempre nel caso di qualcosa di ovvio, possiamo dire è chiaro che. È chiaro che Maria non sta bene. È ovvio che introduce qualcosa che è palesemente vero. È ovvio che il treno parte alle 9. Abbiamo appena visto che le espressioni impersonali che indicano certezza vogliono l'indicativo. Ma è sempre così? In realtà non proprio, ed ora vedremo il perché. Prima di farlo però ti ricordo che se lo vuoi puoi scaricare questo PDF gratuito con i 100 verbi più usati in italiano. Troverai il link qui sotto in descrizione, ma puoi accedere anche qui dalla scheda. Devi sapere che dopo i verbi, le espressioni meglio, che indicano certezza, a volte possiamo trovare il congiuntivo. Ma in quali casi lo facciamo? Ebbene, la differenza, che è poi la differenza di base tra indicativo e congiuntivo, sta nel grado di certezza della persona che sta parlando. Per spiegarmi meglio, ti faccio leggere che cosa dice la Treccani, massima istituzione nel campo della lingua italiana. Vediamo insieme.
Dopo un verbo che esprime certezza, se chi parla presenta un fatto come se per lui fosse definitivamente certo e reale, allora il modo indicativo è la soluzione naturale. Se invece si vuole comunque sottolineare l'elemento della soggettività, anche nell'ambito di una cosa data per certa, come dire, non è sicuro per tutti, non è una realtà scientifica e oggettiva, è una certezza mia, della mia mente. Allora può essere anche stilisticamente più raffinato scegliere il congiuntivo, che è il tipico modo della soggettività, oltre che dell'incertezza e del dubbio. Ecco perché possiamo dire tranquillamente sia sono sicura che Paolo va in Scozia, ma anche sono sicura che lui si sia comportato correttamente nei vostri confronti. Ma c'è una differenza. L'indicativo sta a indicare che sono sicura, sono certa, Paolo effettivamente va in Scozia. Nel secondo caso, invece, sto indicando, con l'uso del congiuntivo, che questa è una mia opinione, è quello che credo io, e sto anche indicando che magari c'è un po' di incertezza anche da parte mia. Lo so, questo fa impazzire un po' tutti gli studenti, ma in realtà è il bello della lingua italiana. Ma ora andiamo avanti con altre espressioni. Vediamo ora l'uso dell'indicativo per indicare opinioni soggettive. La prima è secondo me. Secondo me questa è una buona idea. Andiamo avanti con per me. Per me è meglio andare domani. Possiamo usare anche a mio parere. A mio parere il film è stato interessante. Ricorda che quest'ultima espressione è semplicemente un po' più formale rispetto alle altre. Possiamo anche usare dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista è la scelta giusta. Ho notato che alcuni studenti hanno difficoltà con forse, probabilmente perché associano l'idea di incertezza con il congiuntivo, però ricorda, forse va con l'indicativo. Forse hai ragione. Ed ora passiamo ad un'espressione piuttosto colloquiale, da usare pertanto in contesti informali. Questa espressione è mi sa che, e anche questa, ricorda, va sempre all'indicativo. Mi sa che oggi pioverà. Se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scegliere un'espressione e di scrivere una frase qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere case qui sotto. Ed ora vediamo come puoi esprimere le tue opinioni usando il congiuntivo. E per farlo, il prossimo passo è quello di cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.